Ciao ragazzi, oggi parliamo di Brian Buchanan, l'Eddie Murphy del bodybuilding. Personaggio molto noto negli anni 80-90 e ricordato ancora oggi come una delle genetiche più impressionanti di sempre, per la forma X del suo fisico tanto formidabile da sembrare photoshoppato. Il concetto di genetica riassunto in un'immagine. Vientre muscolari lunghi e pieni ed un differenziale fra la circonferenza della vita e quella di petto e spalle impressionante. Enjoy! Brian Buchanan nasce a Londra il 17 giugno 1962 da genitori di origini caraibiche. Il più giovane di 6 figli, Brian è sportivo sin da ragazzo e gareggia come sprinter in gare di atletica leggera. Proprio per migliorare le sue performance nei 100 e 200 metri comincia ad allenarsi con i pesi, ma visti i rapidi risultati muscolari e ispirato da campioni come Serge Nubret, in breve lascia l'atletica leggera per dedicarsi al bodybuilding. Comincia a gareggiare sul finire degli anni 70 nella NABBA e la sua ascesa ai vertici dello sport è rapida. Nel 1979, a 17 anni, è settimo nella categoria junior al Mister Gran Bretagna, terzo nel 1980 e infine vince il titolo come junior nel 1981. A seguire sarà secondo al Mister Gran Bretagna del 1982 e vincerà l'assoluto nel 1983 a soli 21 anni. Nel 1984 vince sia il Mister Universo NABBA che il Campionato Mondiale NABBA Professionisti, davanti al nostro Filippo Massaroni, ed è secondo fra i pro dietro a Edward Kawak al Campionato Mondiale WAB. In seguito passerà alla IFBB. Nel 1988 partecipa a diverse competizioni e con un peso in gara sui 95 kg per 1,78 m di statura otterrà dei buoni piazzamenti. Ricordiamo i 2 secondi posti dietro a Mike Christian al World Pro Championship e al Grand Prix US Pro. Al Mister Olympia è settimo nel 1988 e ottavo nel 1989. Lo vediamo sul palco del Mister Olympia 1988 a confronto con Rich Gaspari e Lila Brada. In seguito Brian vincerà ancora un Mister Universo NABBA fra i pro nel 1995 davanti al nostro Marco Falcone e chiuderà la carriera agonistica nel 1998 con un 9° posto al Toronto Pro IFBB e un 13° posto alla Notte dei Campioni IFBB. Stand up, I wanna see your face. Get your chin up like you belong in this place. We gon' train like you've never trained before. You're going up against something that you can't ignore. This ain't a game, this your life that we're playing with. There ain't no reset button or an off switch. You gotta face your fears, you gotta scratch the itch. Ma Brian non era un fanatico del bodybuilding e pianificava una vita tranquilla dopo la carriera agonistica. Ascoltiamo dalle sue stesse parole cosa progettava di fare quando ancora era all'apice della sua carriera sportiva. C'è molto altro nella vita oltre alle competizioni, vincere gare e fare soldi. Brian pianifica di trasferirsi in Australia con Michelle, la sua ragazza, per realizzare un altro sogno. Vorremmo fare un po' di soldi insieme, vorrei aprire una bella palestrina e diventare una persona comune. Sì, aprire una palestra e ritirarmi, sdraiarmi al sole e andare avanti così per il resto della mia vita. Personaggio senza pretese, alla ricerca di una vita tranquilla, finita la carriera agonistica, Brian è uscito di scena e sembra che fisicamente si sia lasciato andare, ingrassando notevolmente. La vita sottile è ormai soltanto un lontano ricordo. Si dice che oggi, dopo una parentesi in Canada, viva e lavori in Australia. Brian si allenava 6 giorni a settimana e il suo stile di allenamento era basato sui concetti di intensità e sovraccarico progressivo. Lontano dalle gare prediligeva allenarsi con esercizi base e grossi carichi, spesso utilizzando un po' di cheating all'inizio di ogni ripetizione, mentre controllava il peso durante il resto del movimento. Pre-gara utilizzava gli stessi esercizi, ma riduceva il tempo di riposo fra le serie ed eseguiva gli esercizi a coppie, in super serie. Una tipica routine per le spalle comprendeva lento dietro da seduto, alzate laterali con manubri da seduto, tirate al mento con bilanciere, alzate laterali con busto a 90 gradi e fronte appoggiata a una panca. Riassumendo, Brian Buchanan è stato un fenomeno degli anni 80-90 che, capitalizzando su una genetica formidabile, ha stupito il mondo del bodybuilding lasciando la sua impronta nella storia dello sport. Ancora oggi viene ricordato per la sua struttura fisica eccezionale, divenuto un riferimento del fisico classico estremo. Sarebbe stato interessante vederlo al massimo della forma a confronto con Chris Bumstead e gli altri atleti della categoria Classic Physique di oggi. Sono sicuro che qualunque fosse stato il risultato, Brian non avrebbe fatto drammi. Col suo carattere gioviale e scanzonato, senza troppe ossessioni per il bodybuilding o la celebrità, consapevole che il suo viaggio portava altrove. Ciao, alla prossima!